c'era un video di Marcello Ascani sul parlare di denaro. E il video partiva, no, con il classico: negli Stati Uniti non c'è problema a parlare di denaro, infatti ci sono dei siti dove vengono raggruppati salari, informazioni e via dicendo, mentre in Italia è un tabù. Occhio, occhio, nel senso che prima cosa vi invito sempre a fare un distinguo tra chi per lavoro crea contenuti e quindi il diffondere e il condividere quanto guadagna, come va il business e via dicendo fa parte del lavoro stesso. E invece quello che è la realtà quando si è in ambito aziendale e via dicendo. Allora, premesso che io sono completamente d'accordo sulla necessità di aumentare la cultura finanziaria, cioè è drammatico quando ci si confronta con le persone e veramente non hanno idea di alcuni punti base sul, che ne so, dal come si calcolano gli scaglioni IRPEF a qual è la differenza tra il loro patrimonio e il loro cash flow. A me è capitato di chiedere alle persone qual è il tuo patrimonio netto? Guadagno 3.000 euro e ne spendo 2,4. Cioè, capi poco, stai chiedendo che ore sono e ti rispondono con l'altezza dell'Everest. Quindi l'esigenza di accrescere la conoscenza della parte economica finanziaria è assolutamente condivisa. Sono veramente d'accordo sul fatto che si dovrebbe parlare maggiormente di denaro, di stipendi e di guadagni, ma a livello di know-how generale. Cioè, io all'università, io ho fatto università abbastanza a testa bassa, non mi preoccupavo minimamente del dopo, della carriera, di quello che sarebbe successo, ed è uno dei motivi per cui insisto molto con gli studenti universitari adesso invece di avere una prospettiva completamente diversa. E tra l'altro in queste settimane sto preparando un corso specifico per gli studenti universitari per insegnargli ad avere un mindset professionale e lo distribuirò gratuitamente perché credo sia veramente un tassello fondamentale, anche perché poi diventeranno miei clienti sicuramente per la parte consulenza più avanti. Però dicevo, è terribile quando entri nel mondo del lavoro e non ti sei preparato su niente per quanto riguarda la parte finanziaria, quindi veramente ti fanno offerte parlando di RAL, di bonus, di fringe benefit e tu non hai idea di cosa significhi tradotto in netto. Ti fanno dei discorsi, per esempio, immaginate soltanto, no? Se hai il focus soltanto sul netto, su quello che ti arriva in busta paga, magari perdi completamente il focus su quello che è il pacchetto completo. Cioè, è completamente diverso se io ho 1.500 euro in busta paga e poi ogni mese mi mettono nel fondo pensione 3.000 euro, è molto meglio di uno che ha 1.700 euro in busta paga e gliene mettono 500 nel fondo pensione. E però se non ho questo quadro insieme, se non ho questa cultura finanziaria, se non ho questa awareness di tutto quello che è attorno al mondo degli stipendi, magari mi perdo o prendo fischi per fiaschi e faccio determinati errori che alla lunga pago. E la cosa peggiore è che me ne accorgo dopo un bel po' di averli fatti proprio perché non ho questa cultura finanziaria. Per cui, per tornare al commento del video di Marcello Ascani, sì, bisogna parlarne, ma come concetto. Cioè io, prima di iniziare a lavorare già da studente, devo sapere che in Italia gli stipendi sono in un certo range, in Germania in un altro, in Olanda in un altro, che il costo della vita qui è di un certo tipo e lì è di un altro, che il potere d'acquisto, vedi siti tipo Numbeo, è più grosso in una nazione che da un'altra parte. Devo capire che se vado a lavorare in una nazione economica, magari dice guadagno 1.500 e ne spendo soltanto 500, sì, però magari è meglio andare in una nazione dove te ne danno 5.000 e ne spendi 2.500 perché quello che metti da parte in proporzione è molto più importante e ti aiuterà successivamente. Cioè è più importante non mettere da parte il 20% di uno stipendio di 10.000 che di uno stipendio di 2.000, ovvio, basilare, soltanto che sono considerazioni che non sempre si fanno. Per cui per me è fondamentale che la gente capisca quali sono le fasce, cioè da neolaureato devo sapere che magari mi possa attendere degli stipendi in un range di 25-30, che poi da manager magari
potrò puntare tra i 50 e i 70, o che da dirigente, sto dando numeri veramente tagliati con l'accetta, che da dirigente magari posso puntare tra gli 80 e i 110, perché devo avere un'idea di cosa parliamo e confrontarmi magari con la Svizzera, dove questi numeri sono moltiplicati per 2, per 3. Invece il discorso di parlarne in azienda, no. Ecco, quello ve lo sconsiglio. Non è assolutamente vero che la piena trasparenza aiuta, anzi si rischiano delle dinamiche non piacevoli, di invidia del perché lo stipendio di una persona può essere costruito per 2000 motivi. Vengo da un settore diverso, sono stato assunto in un momento particolare, c'era una priorità, ho delle competenze di un certo tipo, per cui dire quanto guadagni, chiedere il quanto guadagni è una grezzata totale. E chiedimi appunto quali skill ho, quante lingue parlo, quanto mi sono messo in discussione, quanto invece di passare 4 anni a lavorare stando a casa di papà e mamma a farmi cucinare il pranzo e la cena, quanto ho dovuto faticare per trasferirmi all'estero, farmi un mazzo così e poi vedermi riconosciuta questa cosa successivamente quando sono tornato o ho fatto altre scelte. Primo perché appunto lo stipendio di per sé non mi dice niente. Può essere un flex, può essere un trigger di invidia o di certe dinamiche, ma non mi dice molto. Mi dice molto di più quello che ho costruito professionalmente. Quello poi è soltanto un riscontro di quello che sono a livello professionale. Ma tu guadagni X? Sì, e io guadagno la metà. Ma tu parli 4 lingue, ma tu ti sei fatto 26 traslochi, ma tu ti sei messo su una nave e sei andato in Inghilterra lasciando dei posti sicuri, ti sei messo in posizione dove potevi essere licenziato da un giorno all'altro scommettendo su determinate cose, ti sei fatto un mazzo per imparare una nuova lingua a 40 anni quando sei già stanco e magari dovresti fare altro, no? Non è quello l'indicatore. E poi l'altro punto che dovete considerare è che, appunto, dicevo, nell'azienda quando sento i discorsi del tipo, ah, ma se io ho la piena trasparenza, allora con gli altri possiamo andare e combattere per maggiore equità e tutto. Queste sono cazzate. Cioè, tornate nel mondo reale. Il primissimo errore fondamentale in questo caso è il credere che ci sia un noi contro loro, un noi contro l'azienda, un sistema da spaccare, hackerare, ottimizzare. No, fate parte di un sistema da professionisti con le sue cose positive e le sue cose negative, ma l'idea del... È come dire, gioco a un board game e tutto, che figo, giochiamo a carte scoperte, funziona perfettamente. No, tant'è vero che vi dico, quando si fanno i corsi di negoziazione e ci sono i momenti in cui bisogna negoziare su, che ne so, dei trade-off oppure delle negoziazioni simulando dei contratti e delle gare, ci sono quelli che dicono, ah, facciamo così, giriamo le carte e così la negoziazione viene ottimizzata. E invece no, perché gli esempi sono costruiti proprio in maniera tale che non ci sia un bilancio perfetto, per cui qualcuno da qualche parte deve soffrire. E quindi questa piena trasparenza non porta da nessuna parte. Ecco, è un po' lo stesso su questa cosa. Cioè non è che lo scoprire che nella stessa posizione io guadagno 1.700, lui 1.300 e lei 1.500 ci mette in una posizione tale da poter andare da HR e dire ah no, ma adesso no, perché appunto ci sono varie componenti a monte che hanno portato a quel risultato. Per cui vi consiglio di fare molta attenzione, di assolutamente studiare, imparare, aumentare la vostra educazione finanziaria, capire il più possibile quali sono i range di stipendi, usate Glassdoor, usate qualunque strumento, ma il confrontarsi in piena trasparenza ho visto cose poco piacevoli succedere, per cui occhio. Vediamo se ci sono commenti. Esatto, vedi, Fabio anche dice, tra colleghi è assolutamente da evitare per evitare invidie, tra amici condividiamo informazioni sul reale, eccetera, magari non precisa virgola, ma orientativamente sì. Esatto, Fabio, questo fa parte del accrescere la cultura e il know-how su quest'argomento. E anche lì, no, tra amici attenzione perché poi andando avanti potrebbero scattare anche determinate dinamiche, però se si è amici non c'è problema. Però anche lì, no, poi il numero della RAL di per sé, poi ovviamente devi fare anche il match con lo stile di vita, con le scelte e via dicendo,
Però è esattamente quello il punto. È molto facile che si creino determinate dinamiche, no? Poi magari, ah, ma quello prende 100 più di me, ah, ma infatti guarda, ah, maledetto, vedi che c'è la macchina nuova mentre io vado in giro con la macchina scassata e quello magari c'è la macchina nuova perché è successo qualcosa. Cioè, si entra in delle dinamiche che vi assicuro non portano a tante cose positive. Poi trovo utile sempre per la parte di cultura finanziaria quando trovate online persone che danno informazioni su stipendi e tutto, o sicuramente è molto utile quando parlano di quanto guadagnano lato imprenditoriale, perché là è completamente scollegato, quello è veramente collegato all'impegno e ai risultati, per cui capire che certi settori di imprenditoria possono portare a determinati risultati, sempre fatto salvo il survivorship bias, no? Perché vedete chi vi porta il caso vincente, però quelle possono essere cose abbastanza istruttive. Poi quando vedi situazioni come appunto quelli che lavorano nelle FANG e condividono, ragazzi, queste sono delle bolle, cioè se sei in un ambiente dove tutti sono iper soddisfatti del loro stipendio, perché sai benissimo che il più fesso guadagna 200.000 quanto un dirigente in un'altra azienda, in un'altra nazione, e lì è molto più facile avere una tolleranza perché si è tutti in una diversa nuvoletta del paradiso, no? Per cui, sì, diciamo, il mio suggerimento da persona con qualche capello bianco, anche se si vede più il pizzetto, è state attenti a queste dinamiche.